Ben ritrovati a tutti i telespettatori e tutte le telespettatrici di Class CNBC, pronti per il nostro speciale dedicato all'economia cinese e anche ai rapporti tra Unione Europea e Cina. Prendiamo spunto dagli ultimi dati davvero significativi del mondo delle importazioni ed esportazioni in Cina. Sul fronte delle importazioni un dato che non così alto che non si vedeva da 10 anni a questa parte, un vero e proprio boom sulle esportazioni, più 32%. E allora andiamo subito in diretta in Cina. Langzhou ci sta aspettando il professor Michele Geraci, che insegna alla Nottingham University di Ningbo. Ben ritrovato professore, esattamente dove si trova? Diciamo che non abbiamo proprio un buon collegamento con la Cina. Mi sentite adesso? Professore? La sentiamo e la vediamo. Esattamente Eccomi dove qua. si trova? Bene. Ok, facciamo. È già qualcosa. Buongiorno. Buongiorno a lei, professore. Dove si trova in questo momento? Eccomi. Professore, Pronto? lei mi sente? Con la netta sensazione che lei Ecco, non mi adesso- senta. Adesso sono tornato, credo. Adesso lei mi sente? Ci dia un cenno. Sento bene. Perfettamente. Sì, la sento benissimo Dove adesso. si trova, professore? Ho appena lasciato la provincia dello Xinjiang, sono al confine tra lo Xinjiang e il Gansu, due province del nord-ovest della Cina. Quelle aree che la politica di sviluppo Go West sta cercando di riportare ai livelli delle province, delle città costiere. Quindi questa è un'altra area della Cina che credo nei prossimi anni avrà uno sviluppo più alto di quello della media del paese intero. Ecco, allora, che cosa vede proprio con i suoi occhi? Le persone che stanno riprendendo, ci ha già detto anche nel collegamento dello scorso mese, la loro vita regolare, i commerci, lo citavo prima, stanno evidentemente dando indicazioni di grande ripresa, addirittura le importazioni sono a livelli massimi da 10 anni a questa parte, le esportazioni un vero e proprio boom, più 32%. Ci dia come sempre la sua testimonianza diretta. Cosa sta succedendo proprio in Cina? I negozi sono pieni, la gente va con le mascherine, c'è ancora distanziamento sociale? Allora si vive normalmente, ormai tutto è ripreso, in alcune zone la mascherina è d'obbligo, per esempio nello Xinjiang dove sono stato gli ultimi 10 giorni la mascherina era d'obbligo anche fuori, dovunque in tutta la Cina non si viaggia, non si entra in gran parte degli uffici senza queste app, alle stazioni c'è il controllo, ad ogni check-in di hotel Al check-in degli hotel, però poi l'abbiamo persa, professore. Immaginiamo che volesse dire che anche al check-in dell'hotel è necessario mostrare quella sorta di Green Pass che l'Europa sta studiando proprio per permettere ai cittadini europei di muoversi liberamente nell'ambito dell'Unione Europea, ma che in Cina ormai, mi sembra di capire anche dalle parole un po' disturbate a dire il vero del professor Geraci, è già una realtà proprio per muoversi da regione a regione, evidentemente anche all'interno della stessa regione, semplicemente per andare in albergo o entrare negli uffici pubblici. Da sempre, in realtà da quando è scoppiata la pandemia, si è molto basata sulla tecnologia, una tecnologia che a dire il vero potrebbe essere anche molto invasiva. Ricordiamo, stiamo parlando di dati molto sensibili come quelli relativi alla salute e che permettevano proprio su questi smartphone ai cinesi di avere un QR che poi chi ovviamente poteva dimostrare di non avere la malattia o di averla superata o di aver fatto un test, un PCR con esito negativo, di poter entrare poi negli alberghi, nei negozi e addirittura diciamo così che anche nei condomini. Professore, abbiamo ripristinato il segnale? Sì, per anche in albergo, in alcune zone della Cina è necessario non solo la app, ma anche il tampone. Quindi per ogni check-in bisogna farsi E lo fanno lì il tampone, il test. o lei deve andare in ospedale a fare il tampone, scusi? No, accanto al check-in, loro hanno il check-in, la concierge, le mando una foto, mettetele pure in onda, e poi due signori e una signorina, tutti abbardati in bianco, con la tuta e con le provette per fare il tampone. Quindi si sono organizzati accanto proprio alla reception, al check-in
degli hotel, non in tutti, ripeto, in alcune zone dove c'è una maggiore attenzione, ci sono stati dei focolai, o anche per chi viene da altre province, quindi proprio un tampone fai da te allestito all'interno degli hotel. Faccio una battuta: sono quindi nuovi lavori che il Covid sta creando, infermieri, assistenti, persone che gestiscono questo processo. Quindi si fa il check-in, si fa il tampone, se non ci sono brutte notizie si va in camera. Chissà, sarà questo esattamente il futuro anche per noi qui in Europa. Vede degli stranieri, professore? Allora, io sono stato qui nel nord-ovest della Cina, da 2 settimane non ho visto nessuno straniero, quindi solo cinesi di varie etnie, ovviamente, perché qui sono nelle zone delle minoranze etniche, ma nessuno straniero. Ovviamente questo è un po' negativo, perché queste sono delle zone paesaggistiche con montagne, grandi panorami, altopiani, che ovviamente vivono di turismo. Vivono di turismo nella zona nel periodo estivo, quindi da marzo a settembre. Qui si fa più 30 d'estate, meno 30 d'inverno, quindi l'economia è stata un po', diciamo, ne ha subito, però col fatto che i cinesi non possono andare all'estero, loro hanno compensato il turismo straniero, che ovviamente qui è assente, con il turismo domestico. Perché dice che i cinesi non possono andare all'estero, professore? Beh, perché nessuno, diciamo, qui gli viene in mente di venire da noi. Purtroppo in Europa c'è una paura, cioè in America non sono benvenuti, da noi si spaventano, insomma, in Thailandia devono fare, comunque dove vanno devono fare anche quarantene. Qui nel sud-est asiatico il Giappone è chiuso, fondamentalmente. In Thailandia bisogna fare 2 settimane di quarantena, quindi loro cosa fanno? Si sono creati, non so se ricordate, ero nell'isola di Hainan 3 settimane fa, che è la isola tropicale. Loro hanno sostituito la Thailandia con Hainan, che adesso vive di questo boom di turismo, perché ovviamente chi vuole andare a mare può solo andare in quell'isola di Hainan, e chi vuole vedere i paesaggi non andrà più sulle Alpi, viene qui in queste zone del nord-ovest della Cina. Attenzione, lo dico, ho sentito anche il ministro Garavaglia, che ovviamente conosciamo bene, gli ho detto Massimo, attenzione che qui si cambia l'abitudine. Cioè, se noi perdiamo questa seconda stagione estiva di turismo inbound dalla Cina, una volta che uno comincia a cercare, non posso andare in Europa, dove vado? La prima volta ci va, la seconda comincia a esserci questa inerzia, che può creare, ed è quello che ti ricordano l'anno scorso quando dicevo il PIL cadrà del 5%, voi sorridevate giustamente. Purtroppo ci sono delle non linearità in queste dinamiche e si creano delle perdite che non sono soltanto circoscritte al periodo in cui non ci sono presenze, ma delle perdite a lungo. Poi, se mi consente, ci mettiamo anche le tensioni geopolitiche, ci si mettono pure i nostri amici a Bruxelles ad alzare i toni con la Cina, e chi ne pagherà le conseguenze, temo, saranno come sempre non chi alza i toni, ma i nostri giovani, i nostri lavoratori e le nostre aziende, che a un certo punto in Asia, attenzione, non è solo la Cina, tutta l'Asia dirà insomma, voi volete o non volete fare affari con noi, perché va bene l'Europa, va bene l'Alleanza Atlantica, di cui tutti siamo ovviamente sostenitori, non va neanche messa in dubbio, però quando si alzano i toni, come abbiamo visto in questi giorni, con sanzioni, contro sanzioni, adesso si fa anche il G7 contro la Russia e contro la Cina, invece di pensare alle nostre 400.000 imprese chiuse, alla disoccupazione domestica, al turismo che è in ginocchio. Bisogna anche capire se si fanno gli interessi del nostro paese, della nostra economia, oppure siamo entrati in un new normal, in una nuova normalità, dove diciamo in un mondo darwiniano, dove chi è bravo va avanti e chi è debole resterà indietro. E temo molto per il nostro paese, perché noi non abbiamo la flessibilità sulle leggi sul lavoro, abbiamo la lunghezza burocratiche, investimenti in Italia, insomma, li vogliamo o non li vogliamo? Non vogliamo gli investimenti perché perdiamo gli asset strategici, non vogliamo che le nostre aziende investano fuori perché è delocalizzazione, non vogliamo import perché ci preoccupiamo del deficit, non vogliamo l'export perché ci preoccupiamo che poi ci copiano il copyright. Insomma, che bisogna fare?
Il problema è che intanto l'Europa sembra aver messo un po', diciamo così, in ghiaccio quell'accordo tanto voluto dalla cancelliera Merkel quando lei era presidente del semestre europeo, proprio tra l'Europa e la Cina. Si aveva detto bisogna aspettare che arrivi Joe Biden. In realtà ormai Joe Biden si è insediato da alcuni mesi, effettivamente è ancora tutto bloccato. Professore, per concludere, non so se lei si trova in quelle zone che sono ricche di terre rare, ma qui a Class CNBC stiamo parlando anche del nuovo boom per quanto riguarda le materie prime e insomma si stanno rendendo conto anche le imprese, insieme alla scarsità di semiconduttori, anche di quelli che sono i materiali necessari per i semiconduttori, e le terre rare sappiamo essere quasi un monopolio per la Cina. Si nota qualcosa sul fronte del boom delle materie prime lì in Cina, anche sul mondo dei commerci? Che cosa si dice? Allora, questa è una domanda importantissima su cui dobbiamo fare molta attenzione, perché queste guerre commerciali potrebbero portare a quello che è un export ban. La Cina ha queste terre rare nella Mongolia interna, nelle zone dove sono io adesso, nell'ovest della Cina, nello Xinjiang ed altro, e quelle che non ha le ha, diciamo, comprate, per esempio il cobalto, nel Congo. Il Congo fa il 50% del cobalto di tutto il mondo e la Cina è uno dei maggiori investitori, ha un usufrutto di tutte le miniere, di molte miniere del Congo per il cobalto, che servono anche quelle per le batterie elettriche e per altri componenti elettronici. Quindi il mio professore di economia, defunto Rudy Tombush, diceva sempre a lezione: io vi insegno le formule, ma voi ricordate che l'economia è determinata da due cose, la demografia e la geografia. Ora, basta guardare la geografia della Cina per capire che in una guerra commerciale quelli che ci perderemo saremo noi, perché noi non abbiamo materie prime, non abbiamo energia, parlo un po' in genere dell'Italia ma anche dell'Europa, loro le hanno, l'energia un po' la stanno avendo. Io sono qui in una zona dove il 43% dell'energia è rinnovabile. Ci sono parchi eolici di decine e decine di chilometri a seguire. Io ho preso il treno per 12 ore, 3 di queste 12 ore erano continuamente a guardare parchi eolici con le pale che giravano, perché qui siamo in Asia centrale, fondamentalmente una zona molto ventosa. Quindi la Cina, attenzione, a un certo punto potrebbe fare un ban alle esportazioni e quindi chi fabbrica i semiconduttori non gli vende i wafer perché c'è questo ban americano, e la Cina non gli vende ai produttori di wafer le materie prime, perché l'industria dei semiconduttori è una delle più integrate al mondo, perché ci sono vari stadi di design, progettazione, manufattura. E se mi consente una cosa, noi abbiamo bloccato l'acquisizione della LPE qualche giorno fa, proprio abbiamo esercitato il Golden Power perché non volevamo che cadesse in mano di un'azienda cinese, che tra l'altro non la voleva comprare tutta ma soltanto il 70%. Ora, LPE è un'azienda che fa sì dei semiconduttori, ma non sono quelli importanti, perché non si può fare neanche qui di tutte le erbe un fascio. I semiconduttori sono molto divisi, quelli diciamo 50-100 nanometri sono più o meno una commodity. La battaglia si farà sui 7, sui 5 e sui 3 nanometri. Questi sono le misure che riescono a produrre soltanto in questo momento i taiwanesi, i coreani e in parte gli americani, neppure la Cina. Quindi attenzione, il nostro blocco di LPE sì, è stato un po' una fanfara mediatica, abbiamo esercitato i Golden Power, ma attenzione a non chiudere come facciamo sempre la porta principale e poi invece lasciamo la porta dietro, perché non è quello che rende l'Italia indipendente sui semiconduttori. Cioè noi non li abbiamo, dovremmo sviluppare all'ASTM, abbiamo Infineon in Germania, insomma l'ASLM in Olanda, però purtroppo l'Olanda non è il miglior amico dell'Italia, quindi anche qui parliamo di cose europee, ma poi chissà cosa intendiamo dire, perché poi non condividiamo questi benefici. Chiarissimo. Michele Geraci, grazie davvero per questo collegamento. Alla fine ci siamo riusciti ad avere delle notizie di prima mano proprio dalla Cina. Professore, a prestissimo, grazie. Grazie a voi, buonasera. Ed è tutto per il nostro speciale di oggi.